Un caloroso benvenuto agli amici del Salone del Gusto di Torino. Oggi idealmente festeggiamo i 10 anni della rinascita ufficiale del Vermouth di Torino, perché proprio al Salone del Gusto del 2010 furono ripresentati alcuni marchi storici. Il Vermouth di Torino nasce in vigna, per il 75% è fatto di vino. Questo vino è richiesto che sia italiano, per tradizione da tutta Italia. Nella tipologia superiore è richiesto per legge che il 50% sia di vino piemontese. Quindi il Vermouth di Torino è comunque legato a una terra, il Piemonte, ed è in sostanza un prodotto agricolo, quindi è un prodotto che nasce dalla terra. All'uva verranno poi aggiunte le botaniche, ma sostanzialmente il Vermouth di Torino è made in Italy. La ricetta è il cuore del Vermouth di Torino, una ricetta composta da erbe e spezie tradizionali che vengono macerate in alcol. Queste sono alcune delle erbe e spezie utilizzate nella produzione del Vermouth di Torino. Alcune aziende scelgono di fare l'infuso delle erbe aromatiche e delle spezie direttamente nella massa vinosa. Altre aziende scelgono di fare degli estratti idroalcolici su base materia solida fresca o secca, quindi erbe aromatiche raccolte e messe subito in infusione, oppure essiccate e lavorate e messe successivamente in infusione. In questo caso abbiamo un fusto contenente un mix di erbe essiccate, che hanno riposato 2 mesi in soluzione idroalcolica a 50 gradi. A questo punto vediamo il risultato. Abbiamo delle parti vegetali ancora ricche di clorofilla, non si sono ossidate. Abbiamo diverse varietà, abbiamo dell'assenza, abbiamo dell'alloro, della maggiorana, abbiamo spezie nobili come la vaniglia, abbiamo dei semi di coriandolo. Ogni azienda definisce una sua ricetta e dà un'identità al proprio prodotto. Adesso andiamo a effettuare una torchiatura per poter estrarre in profondità tutti i principi aromatizzanti dalle erbe. Questa che vediamo percolare è la parte di estratto aromatico che verrà usata poi nella produzione del Vermouth di Torino. Contiene tutti i principi attivi aromatizzanti dati dalle erbe, fragrante, ha un'elevata concentrazione, è ancora torbido, dovrà sedimentare e riposare un po' in modo da avere una limpidezza naturale, e assieme allo zucchero o al miele, che sono i 2 ingredienti consentiti per l'edulcorazione del prodotto finito, rappresenta un ingrediente caratterizzante che rende ogni ricetta unica. Un piccolo segreto che oggi vi svelo, un segreto produttivo, è che una parte del macerato, alcuni ingredienti, possono essere anche distillati, quindi non soltanto macerati in alcol. Per la preparazione di un buon vermouth non è solo sufficiente fare un processo di macerazione per estrarre gli amari. Dobbiamo anche avere a volte delle tecniche che ci consentono di estrarre delle sostanze volatili, e per questo si può ricorrere alla tecnica della distillazione. Quando parliamo di distillazione però dobbiamo intenderla come una fase successiva alla macerazione.
Maceriamo le erbe mettendole in infusione in un alambicco con l'alcol e a questa prima fase facciamo seguire un processo di distillazione. In questo modo soltanto le sostanze più volatili verranno separate e si separeranno invece, rimarranno nell'alambicco, le sostanze non desiderate. Questo ci consentirà di avere dei distillati che comporranno quindi soprattutto la parte del naso, la parte volatile, che è fondamentale nella costituzione di alcune tipologie di vermo. Quindi negli alambicchi potremo caricare le erbe che verranno messe a macerare oppure degli infusi di frutta preparati in precedenza. Nel nostro caso, ad esempio, si preparano degli alcolati di lampone che possono essere conservati nel tempo e che poi vengono distillati nell'alambicco in modo da separare la parte colorata e ottenere un distillato perfettamente incolore ma estremamente ricco in profumo, che potrà poi essere utilizzato nella preparazione di alcune delle nostre ricette di vermo. Dopo aver fatto la macerazione in alcol con le erbe e le spezie, andiamo ad unirla con il vino e lo zucchero. Dopodiché dobbiamo fare riposare questa massa per un periodo di tempo variabile a seconda delle ricette, per andare a trovare l'equilibrio fondamentale tra la dolcezza dello zucchero, l'amarezza, diciamo la parte amaricante delle erbe e l'acidità del vino. Questo è il vero segreto, l'equilibrio della ricetta. Trascorso il periodo di riposo dobbiamo filtrare, perché il vermouth, essendo fatto con erbe, spezie e vino, ha bisogno di essere, come dire, filtrato e questo viene fatto con metodi tradizionali affinché il vermouth sia perfettamente brillante e trasparente. Infine, una volta fatta questa operazione, passiamo all'imbottigliamento, che viene fatto in un ambiente asettico. A questo punto il vermouth viene inscatolato ed è pronto per il nostro consumo. Il vermouth, essendo composto da vino, zucchero e alcol, di fatto è un cocktail già pronto. Tradizionalmente si usava berlo con uno spruzzo di soda e una scorzetta di limone. Oggi viene proposto anche con grande successo con l'uso dell'acqua tonica. Saluto a tutti e viva il vermouth di Torino!